Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, ovviamente video per i superstiti, per chi ce l'ha fatta dopo le partite di ieri, Parma-Napoli e l'Inter impegnata contro la Lazio, un Napoli sfortunato, un tantino sì, disordinato e impreciso, assolutamente sì, e andremo a vedere anche i numeri del match, arbitraggio all'altezza, per niente, ma non solo per calci di rigore, le chiamate al VAR e quant'altro, ma nella gestione totale della partita. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina così restate aggiornati. Se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo ad immettersi nell'ultima settimana di campionato che poi porterà all'eventuale titolo in Serie A. Detto questo, partiamo subito dalla situazione arbitrale così ci togliamo il dente e vi dico la mia e poi passiamo ai numeri del match e diciamo alla situazione sfortuna tra virgolette. Per quanto riguarda gli episodi, io ho solo ascoltato Marelli. Alla domenica sportiva dicono che il fallo di Simeone non c'è sul calcio di rigore, prima fischiato e poi tolto dal VAR. Vediamo Marelli che dice, io vi dico ovviamente la mia. Partiamo dal tocco di mano però di Balok, tocco di mano di braccio sinistro, tocco di braccio sinistro di Balok è dietro alla linea del corpo ed è in appoggio per evitare che si cada. Da regolamento non è punibile. Allora, io voglio capire, è dietro la linea del corpo, da regolamento, lo voglio pure capire, ma è in appoggio per evitare che si cada. Mi sembra quasi una cazzata, anche perché il difensore è in scivolata, quindi sta già a terra, non è che devi evitare che si cada, sei a terra quasi. Quindi non credo che poi per evitare la caduta, allora io allargo il braccio al limite verso il pallone, no, io stavo cadendo e per evitare la caduta. Impariamo sempre qualcosa in più sui falli di mano. Ogni campionato ci presenta situazioni che poi vengono gestite da regolamento, poi conosciamo le varie sfaccettature perché sì e perché no. Un calcio di rigore. A me la situazione per evitare che si cada mi sembra una cazzata, poi se perché il braccio è dietro, ovviamente al corpo non si dà il rigore. Alziamo le mani, non è rigore. Va benissimo. Sul rigore prima dato e poi tolto al Napoli, check lungo, valutato prima di tutto in area di rigore sul contatto di Neres, poi si è visto il recupero del pallone che è stato fatto da Simeone, però che ha colpito la gamba di Circati. Allora, se la domenica sportiva ha detto che il fallo di Simeone non c'è, se vediamo le inquadrature, quella frontale sembra che non c'è nemmeno il contatto. Un minimo contatto, però, se la guardiamo da dietro, ci sta. È stato valutato falloso. Ci hanno tolto il calcio di rigore. Non è la prima volta che succede in Serie A che vanno a guardare poi l'azione per come si è svolta. C'è stato un fallo prima, eccetera, eccetera. Tolgono il calcio di rigore. Non sto qui, ovviamente, a piangere sull'arbitraggio che però è stato totalmente insufficiente per la gestione della gara, perché nel secondo tempo non si è assolutamente giocato e non sto parlando solo perché ieri sera c'era il Napoli e si stava giocando ovviamente il tricolore, perché se ieri sera era una partita per la lotta a retrocessione, tu comunque vai a falsare l'andamento della stessa per il semplice fatto che non puoi non far giocare proprio a livello di minutaggio palla a terra. Non si è giocato. Leoni perde tempo, Kivu che protesta, un macello, si è perso tipo un quarto d'ora, si sarà giocato tipo 10 minuti, un quarto d'ora all'attivo e diventa complicato poi mentalmente per una squadra e per l'altra restare sul pezzo, cercare poi di trovare la quadra per andare ad infierire e portare al limite i 3 punti a casa. Mi rendo conto che sono situazioni scomode e sono situazioni difficili che però i professionisti dovrebbero gestire diversamente. Parlo del nostro Napoli che sembra avere più paura di, diciamo, dare il colpo definitivo al campionato che voglia ovviamente e rabbia agonistica su qualsiasi pallone, sulle rimesse laterali che comunque quando tu sei 0-0 e sai che da là poi stanno 2-1, l'Inter è 2-1 sopra, la rimessa laterale la devi battere con foca, devi essere elettrico. Non ho visto, ecco,
un tantino questa situazione elettrica. In casa Napoli però ci sta il peso della partita, ci sta che il campionato ti abbia un tantino svuotato a livello nervoso per come è stato l'andazzo, perché non è da ieri ovviamente che il Napoli, diciamo, durante queste partite, queste prestazioni un tantino eh, non adeguate, ecco, non adeguate alla situazione, ci lascia punti. Ieri io non avrei mai pensato di pareggiare una partita contro il Parma per come è arrivato. Ovviamente il pareggio, poi c'è chi parla di sfortuna per i 3 legni vanno comunque, diciamo, argomentati. C'è un cross di Politano di destro che va a finire sulla traversa, è un legno, e siamo tutti d'accordo, però è un cross di destro. Poi finiva in porta quel pallone, vincevi la partita 1-0, siamo tutti d'accordo. Era un cross che è andato a finire in rete, sei stato fortunato in quel caso che il pallone sia entrato. Poi c'è il legno, la deviazione del portiere che va a finire sulla traversa, sulla punizione di McTominay. C'è un grandissimo intervento del portiere prima che la palla ovviamente finisca sulla traversa, e quindi anche lì va argomentato e contestualizzato quel legno. Il legno legittimo che si può definire sfortuna al 200% per me è il palo di Anghissà. Grandissima giocata, e ovviamente incrocia anche di sinistro molto ma molto bene, palo interno, non c'è nemmeno nessuno in area di rigore, un tapin, una cosa, niente praticamente, quindi quello è un legno molto ma molto sfortunato. La punizione di McTominay si infilava all'incrocio, è vero che mi potete dire sì, ma era sul palo del portiere, il portiere comunque doveva parare. Abbiamo visto in questo campionato diversi portieri prendere gol sul proprio palo e raccogliere il pallone da dentro al sacco, quindi non è assolutamente scontato, anche perché la botta che tira Scott è molto ma molto forte. Detto questo, impreciso il Napoli assolutamente sì, e lo dicono i numeri del match che vado un attimo a riprendere, soprattutto su passaggi e duelli. Passaggi precisi 457 a 128, rimesse laterali 21 a 19, passaggi in zona d'attacco 54 a 49. Passaggi effettuati però in zona d'attacco 91 su 131. Quindi perdi troppi palloni in zona d'attacco, e diciamo che se andiamo a ricostruire un'azione per il tempo che ci vuole e aggredire la metà campo avversaria, portarti in avanti, e poi sei impreciso su determinati palloni in zona d'attacco, devi poi ricominciare, perdi altro tempo, la partita dura 90 minuti, non è che dura 90 giorni, quindi devi essere sicuramente più preciso e capitalizzare ciò che poi riesci a creare. 91 su 131 secondo me sono, diciamo, c'è un 69% che è alta la percentuale, però dovrebbe migliorare questa situazione, perché quando si presentano match del genere dove la posta in palio è molto molto alta, le occasioni che diciamo puoi creare e che riesci a portare a buon fine possono anche essere molte meno. Palle lunghe 23 su 41, cioè 23 palle lunghe riuscite su 41, poco più del 50%. Siamo tutti d'accordo che il Napoli negli ultimi due match ha lasciato a Meret fare il playmaker, quindi i piedi di Meret li conosciamo, non è da ieri, però comunque se lasci il tuo portiere fare il playmaker, ne va da sé che comunque la percentuale di lanci lunghi riusciti si abbassa, perché non è che tutte le squadre d'Europa hanno, che so, Gerrard in porta o Reina, se vogliamo nominare un portiere, lo stesso Spina che era più preciso con i piedi. Quindi bisogna trovare un'alternativa a questa pallata sulla punta, ma ci arriviamo alla pallata sulla punta. I cross, tallone d'Achille, cross e calci d'angolo. È lì che non posso assolutamente vedere numeri così bassi. Il 22% dei cross vanno in porto, 4 su 18. E allora, se si è alzata tantissimo, diciamo, la media per quanto riguarda l'altezza in casa Napoli, hai tantissimi calciatori che di testa possono far male, McTominay, Lukaku, Anghissà, gli stessi difensori, Rachmani, Buongiorno, ce ne sono tanti alti adesso in casa Napoli, quindi queste situazioni le devi sfruttare. I calci d'angolo non ne parliamo proprio, ci sono
squadre in Europa, non solo in Italia, che anche se tecnicamente molto meno valide di un Napoli, però riescono a sfruttare palle inattive e cross e la fisicità o l'altezza, in questo caso, dei propri calciatori. Quindi bisogna migliorare assolutamente sotto questo punto di vista. Poi ci sono i duelli che diciamo sono in favore del Parma in questo caso, duelli a terra 54% contro 46% in casa Napoli, aerei 51% a 49 quasi, siamo lì, e i dribbling 5 su 7 riusciti per il Parma, 8 su 13 in casa Napoli. Sui contrasti vinti siamo alla pari al 63%, ma l'imprecisione c'è stata sui passaggi in fase di impostazione, non solo ovviamente in zona offensiva, ma anche quando provavamo a ripartire palla a terra. Abbiamo creato il possibile, se questo è il Napoli e sono queste, diciamo, le uniche armi che abbiamo, allora abbiamo fatto il possibile ieri, però non possiamo assolutamente accontentarci. Voi mi direte, ma siamo a un punto sopra, all'ultima giornata? Assolutamente sì, ma voi mi conoscete, chi è iscritto da tanto tempo al canale mi conosce, non riesco, diciamo, a mentire sull'andazzo di una partita quando comunque la prestazione non è stata assolutamente delle migliori, che poi è stata sicuramente una partita, a differenza dell'ultima giocata e di altre apparizioni in campionato dove ti aspettavi il gol dell'avversario. Ieri diciamo che non me l'aspettavo che prendevamo il gol poi sul finale e non portavi a casa nemmeno il punto. Quindi dal punto di vista della pericolosità l'hai pure arginato il Parma. Però dal punto di vista dell'essere pericoloso lo sei stato ben poco. Gli XG parlano chiaro, ma noi l'abbiamo visto, non abbiamo fatto tra virgolette un'azione pallone, come si dice, fatta bene. Lukaku non ha tenuto alcun pallone in questo caso nella partita di ieri e quindi giocare sulla punta, che poi mettiamo che Lukaku addomestica tutti i palloni che gli diamo, ha comunque 50-60 metri di campo da fare verso la porta, quindi ti può fare la giocata una volta, due, può lanciare al limite la mezzala o il centrocampista che si inserisce e va verso la porta avversaria, ma è una, è una condizione nella quale devi ammettere che è quasi un imbuto, quindi sono palle sempre a favore della difesa avversaria, palle alte, palle sull'attaccante, che poi mi si vuol dire sì, però con un altro attaccante forse, ma io credo che partite del genere, partite come ieri, diciamo, se le imposti così, può farla la differenza tecnica da un attaccante a un altro, ma la zuppa resta la stessa perché la tua comunque condizione nell'affrontare l'avversario è la stessa. E quindi una volta che io ti ho preso le misure e a Lukaku non lo faccio muovere, eh, diciamo che non sei più pericoloso, non riesci più a renderti pericoloso. È un limite? Assolutamente sì, è un limite, ma meno male che il campionato è finito, ci sarà tempo di lavorarci, c'è un'ultima partita da giocare, un punto sopra per poter poi festeggiare. Si giocherà venerdì, è stato deciso che si giocherà venerdì alle 20:45 e quindi noi saremo qui sul canale, perciò iscrivetevi, andremo in live sicuramente a partita finita e speriamo per tutta la notte, nel caso portiamo a casa ovviamente il tricolore. Hanno fatto questo spostamento per quanto riguarda la situazione spareggio per poterlo giocare poi lunedì, ma le probabilità che si vada allo spareggio per me restano comunque remote, perché il Napoli dovrebbe perdere con il Cagliari e l'Inter deve pareggiare con il Como per andare poi a pari punti, quindi dovrebbero ricongiungersi astri di tutte le maniere. Poi il calcio ci ha abituato a tante situazioni strane e ovviamente è giusto anche, diciamo, uh, usare le dovute precauzioni per quanto riguarda ovviamente lo spostamento della partita e l'eventuale spareggio. L'importante è che comunque le giochiamo in contemporanea, anche se, come ho detto nell'ultimo video caricato, uno degli ultimi caricamenti, a me piacciono quei campionati belli, organizzati come si deve, dove non si arriva
a 4-5 giorni prima del match senza sapere l'orario, così come si fa in altre nazioni, tutto in contemporanea, al di là che ci sia lotta Champions, retrocessione, si sta giocando lo scudetto, tutti quanti allo stesso orario. È anche molto ma molto affascinante poi concludere campionati con un palinsesto al completo, tutti quanti nella stessa giornata. Però poi mi rendo conto che situazioni, l'ordine pubblico non lo voglio proprio mettere in mezzo, perché mi sono già espresso: se lo fate solo per ordine pubblico siete ovviamente lontani dal riuscirci, perché più ci si organizza prima, più si sanno prima le cose, più si fanno per bene, e diciamo più ne giova l'ordine pubblico. Se arrivate sempre a ridosso dei match, cercando, spostando e facendo cose che secondo me potrebbero essere gestite molto meglio, e allora è normale che si scatena il putiferio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ma diciamo che la federazione italiana forse un giorno ci arriverà. Remoto? Assolutamente sì, forse non ci arriverà nemmeno, ma siamo pronti a tutto, siamo pronti ad affrontare questa partita, almeno io sono pronto ad affrontare questa partita contro il Cagliari, che ha già il dente avvelenato, tanto è vero che riscattiamoci dal 97, così che inneggiano già sui social dal punto di vista del match i tifosi del Cagliari. Riscattiamoci, andiamo lì, roviniamogli la festa. Noi diciamo che l'abbiamo già visto in quest'ultimo spezzone di campionato. Niente è già deciso, e né tantomeno nessuno che venga a Napoli o tu vai in casa loro, vi stende il tappeto rosso e diciamo: ma voi siete in lotta per lo scudetto, noi abbiamo già la permanenza in Serie A matematica, l'abbiamo raggiunta, quindi diciamo che tiriamo la corda, ma non del tutto. Ma è giusto che sia così, è giusto che sia così, e non sto qui a dire vorrei un Cagliari che al limite viene con la primavera e tu vinci la partita. Assolutamente no, perché sarebbe poi andrebbe ad intaccare poi l'essere veritiero, tra virgolette, di un campionato. Se di campionati veritieri in Italia si può parlare, perché comunque ovviamente non vado ad esaminare tutti gli episodi, l'andazzo della stagione lo faremo sicuramente, ma a campionato finito. Ma anche gli scorsi comunque ci sono sempre state polemiche per quanto riguarda il pallone e la penisola italiana. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, e se siamo sopravvissuti a ieri, state tranquilli che la partita contro il Cagliari può anche rivelarsi una passeggiata per quanto riguarda ovviamente ciò che vedremo in campo. Io mi auguro quantomeno di vedere un Napoli che vuole andarselo a prendere lo scudetto, almeno in una partita, perché non si è visto, cioè almeno io non l'ho visto del tutto. Ripeto, nelle partite del genere, quando tu sai perfettamente, perché lo sai, l'hai saputo dal boato dello stadio, lo sai il risultato ovviamente di Inter-Lazio, allora tu sai che l'Inter è sopra. Cioè io le rimesse laterali sui falli, battere diciamo una punizione che viene fischiata, subito ci vuole quel sano nervosismo e quella cazzimma a 360 gradi per poter portare a casa poi risultati e prestazioni. Quando si tratta di partite del genere, dove la posta in palio è molto ma molto alta, quindi alcune lacune dal punto di vista caratteriale secondo me ci possono anche stare. In casa Napoli però diciamo che, analizzando la stagione un attimino, perché lo faremo appunto a fine campionato, c'è da mettere comunque sul piatto, e sul piatto della bilancia c'è da mettere un cammino comunque abbastanza estenuante dal punto di vista fisico, per l'impiego e le scelte del proprio allenatore, e per gli infortuni che ovviamente hanno rotto le scatole tutta la stagione, ma non solo in casa Napoli, e non è una cosa solo di Conte e dello staff. Tutte le squadre hanno avuto tanti ma tanti infortuni, e diciamo che giocare il mercoledì e la domenica non è
quella situazione che ti può far dire vabbè, ma io gioco 2 partite a settimana, quindi sono più soggetto ad infortuni. Assolutamente no, non è studiata come situazione, quindi o giochi 1 partita a settimana o ne giochi 3, puoi avere comunque gli stessi infortuni nell'arco di una stagione. Sempre Forza Napoli, andiamoci a prendere questo tricolore un punto sopra, finiamo un punto sopra e lo sfiliamo da sotto il naso, da quello che è poi il nord calcistico che dominia, sono ancora stanchissimo, che domina ovviamente da anni, e diventeremo poi, speriamo, la squadra del sud con più scudetti, perché poi supereresti una certa Roma e quindi dare fastidio e la ciliegina sulla torta, così come ha detto Antonio Conte, che poi sarà squalificato, non ho nemmeno parlato, ma comunque i nervi sono stati tesi ieri, non ci sarà nemmeno Inzaghi, guarda caso, espulsioni da una parte e dall'altra, le partite ovviamente erano, dal punto di vista nervoso, erano difficili tutte e due, al di là dell'avversario che si affrontava, e si sono rivelate tali. Forza Napoli, andiamoci a prendere questo tricolore, è l'ultima in casa per festeggiamenti che poi non termineranno mai più. Ciao!